Ed è una zona dal punto di vista naturalistico bellissima. Abbiamo voluto, riprendere l'azienda per come era pensata un po' di anni fa, quindi un'azienda dove non ci fosse la monocultura, cioè solo la vite, ma ci fosse la vite, gli animali, l'olivo, il nocciolo, il castagno, il bosco. Insomma, tutto questo serve secondo me a mantenere e a preservare la biodiversità dell'azienda. È la zona che poi in realtà poi i romani intorno a Roccamonfina producevano il vino, quello famoso, il Falerno, no? Loro però una cosa importante avevano capito molto prima dei francesi, l'importanza del territorio. Ma secondo me la cosa interessante non è tanto rifare il vino per come lo facevano lì, perché i gusti di 2000 anni fa non sono gli stessi gusti che abbiamo oggi. Noi cambiano in 20 anni, quindi pensa in 2000 anni come cambiano i gusti, anche meno 10, adesso. Sì. Quindi importante però il concetto che avevano loro di territorio, di terroir un po' più ampio. La storia dell'Italia meridionale e la storia di questo luogo è cambiata qui, perché a 500 metri c'è il luogo dove Vittorio Emanuele II e Garibaldi sono incontrati. E lì è cambiata la storia dell'Italia, perché nel 1860, il 26 ottobre, quando c'è stato l'incontro, da lì in poi le sorti del meridione sono completamente cambiate. Da lì c'è stato poi l'abbandono delle campagne, l'abbandono dell'industria, quindi la storia la conosciamo. Ma questo però in tutta Italia, sì. Questo in tutta Italia, però diciamo che a vantaggio certamente del nord. Cioè, lo svantaggio che abbiamo vissuto nelle campagne del sud è diventato il vantaggio per nord. Non a caso in Piemonte produce Barolo, perché c'era Cavour, no? che aveva le proprietà in Piemonte. Quindi la storia è cambiata da quel momento in poi. Però la nostra idea comunque rimane quella di mantenere sempre al centro il fulcro, la parte agricola, quindi la produzione agricola, il vino e tutto quello che ci gira intorno. Queste che vitigni sono? Questo è Aglianico. Tu per cosa fate? Aglianico, falanghina, fiano? Piedi rosso e pallagrello nero. Quello che ti piace di più? Quello che mi piace di più è quello che in quell'annata viene più buono. Quindi io preferisco sempre quello che viene annata. Dato che in alcune annate vengono meglio alcuni, sono annate più favorevoli ai rossi, alcune più bianchi, oppure delle vigne che riescono. Però in linea di massima adesso l'azienda è 70% bianchi e 30% rossi. È cambiato molto, da 15 anni a questa parte il mondo dei vini naturali, artigianali, chiamiamolo come vogliamo, è cambiato molto. Prima tu ti definisci vino naturale? No, io questo aggettivo non lo amo. È stato utile un po' di anni fa per creare una categoria. Adesso io mi definisco, se riesco a fare un buon lavoro, faccio un buon vino di territorio. Questa era una strada che collegava la Casilina, che è una via consolare che passa qua giù, al ponte di San Nicola. Tutti gli altri tratti, andando più avanti in altre è stato inglobato nelle proprietà, perché è una strada che è finita con l'Unità d'Italia. Dopo l'Unità d'Italia non c'era più. Quindi qua Garibaldi è passato di qua? Qua è passato di qua, perché poi sulle carte topografiche del 1800 c'è ancora. Era l'unica strada di collegamento col ponte di San Nicola, dove c'è proprio il monumentino a Garibaldi. Che bello questo posto. Ecco, tornando al vino territorio, per me il territorio è anche quello, la storia. Qua ci sta il pozzo dove si è abbeverato il cavallo di Garibaldi. E che ne sai? Come si chiamava il cavallo di Garibaldi? È passato di qui. Sicuramente aveva sete perché chissà da dove veniva, si sarà abbeverato da qualche parte. Questo è l'unico pozzo che c'è su questa strada. Quindi ferito ad una gamba qua. No, non qua. Qua al massimo. Di che colore è il cavallo bianco di Garibaldi? Quello era Napoleone. Però questo per esempio è un pozzo sorgivo di tufo che è crollata alla volta. Bello. Si legge benissimo che c'era un pozzo. C'è un ruscello qua sotto. Però. C'è un ruscelletto qui sotto che è sorgivo, quindi anche ad agosto c'è sempre un po' d'acqua. E qua sicuramente ci sono le sorgenti, perché noi stiamo sotto Roccamonfina, nella zona dove dall'altra parte c'è la Ferrarelle. Quindi siamo in zona, questo è un territorio di acque. Attenzione solo che scivola. Riccardino, questa è roba tua, eh? Questa è roba tua, Riccardo. Riccardo è capace che adesso io sto anche zitto. 1, 2, 3. Ma se non trovavate questa eredità, tu dove saresti adesso? Allora, non lo so. Credo forse sempre a fare vino. Come dici, siamo incrociate le strade, un po' come Garibaldi e Vittorio Emanuele. Ci siamo incrociati, io e mia moglie, ci siamo trovati. Poi siamo trovati in una strada che in realtà sia da lei prima di me e io prima di lei già avevamo in qualche modo anche inconsciamente ripreso, perché comunque la passione, io ho cominciato molto prima ad appassionarmi a questo mondo per conto mio, e lei pure, prima ancora durante l'università eccetera. Quindi abbiamo subito visto un potenziale che però sapevamo in che modo volevamo interpretarlo.
Cioè non è che abbiamo cominciato chiamando il tecnico, l'agronomo, l'enologo, Ok. il super consulente, abbiamo cominciato a sbagliare. Abbiamo detto iniziamo e sbagliamo, più sbagliamo più impariamo. Se invece il lavoro che faccio è quello di valorizzare un territorio e dare dignità al territorio, quello vale per tutti, anche se viene uno a comprarlo dopo di me. Chiaramente deve mantenere una certa linea, ma gli conviene a lui, converrà a lui mantenerla. Se tu vai in una zona ipervocata del Barolo, nessuno comprerà una vigna in Barolo per poi piantarci le patate. Mia, diciamo, piccola ambizione, forse grande, troppo grande, non è quella di fare io essere il più bravo di tutti a fare il vino dei cacciagalli che è buono, bla bla bla, ma dire ho rappresentato per il territorio comunque la possibilità di essere, come dire, di venire fuori e di essere apprezzato. Taci, sulle soglie del bosco non odo, parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano, gocciole e foglie lontane, ascolta, piove, dalle nuvole sparse sui nostri volti silvani. Prendi un po' di sonoro di questo, vieni qua,